Ciao a tutti e benvenuti su Esperimentificio. L'esperimento di oggi è velocissimo e richiede del solfato rameico, questo qui, un po' d'acqua e qualcosa per scaldare, come questa piastra riscaldante. Attenzione, il solfato rameico è tossico se ingerito e irritante per occhi e mani, quindi mettetevi sempre i guanti, gli occhiali e state attenti quando lo maneggiate. State anche attenti quando usate la piastra riscaldante. Con la temperatura e con la sicurezza non si scherza mai. Il primo passo dell'esperimento è prendere il solfato rameico in un recipiente resistente al calore e appoggiarlo sullo scaldino e poi, ovviamente, accendere. Mentre aspettiamo che vada in temperatura, vi ricordo di iscrivervi al canale, di mettere mi piace ai video che vi piacciono e di schiacciare la campanellina, così non ve ne perderete nemmeno uno. Come potete vedere è successo qualcosa di interessante. Il solfato rameico, che era di un bel blu, si è trasformato in una polvere biancastra. E se avete guardato bene il filmato avrete notato anche la formazione di vapore e di goccioline d'acqua che si condensavano sulle pareti del vasetto. Ma da dove viene quell'acqua? Non ce n'era! Bene, ora che abbiamo ottenuto questa polverina bianca, vediamo cosa succede se aggiungiamo un po' d'acqua. Siamo tornati blu! Vi spiego il mistero. Quello che si compra normalmente come solfato rameico, cioè CuSO4, è in realtà solfato rameico pentaidrato. Cosa vuol dire? Vuol dire che all'interno del cristallo di solfato rameico ci sono 5 molecole d'acqua, che si chiama acqua di cristallizzazione perché è all'interno dei cristalli di solfato rameico. Il solfato rameico esiste in molte forme, con vari gradi di idratazione, cioè con un vario numero di molecole d'acqua che ci sono all'interno. Quando noi scaldiamo, cosa facciamo? Eliminiamo l'acqua di cristallizzazione che evapora e pian piano si forma quello che si dice solfato rameico anidro, cioè senza l'acqua di cristallizzazione, che ha un colore biancastro. L'acqua di cristallizzazione può essere reintrodotta, basta semplicemente aggiungere dell'acqua al solfato rameico anidro. Quindi è per questo che quando noi ributtiamo l'acqua con la siringa vediamo che si riforma la polvere blu. Spero che questo esperimento vi abbia divertito, che abbiate scoperto una cosa nuova. Se vi è piaciuto schiacciate il pollicione in su e magari iscrivetevi al canale. Ci rivediamo alla prossima volta. Ciao ciao!